Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto all'attenzione una build per lo spiritista perché me l'avete chiesta in molti e purtroppo questo spiritista sta subendo ancora i pesanti nerf che gli sono stati addebitati 2 stagioni fa. Ora il problema è per trovare e soprattutto per far girare una build di questo genere ci vuole abbastanza attenzione. Fortunatamente sono riuscito a mettere su questa build che funziona perfettamente, quindi voi potrete fare tranquillamente qualsiasi contenuto endgame, quindi parliamo di boss dei covi tutto a Tormento 4, contenuti ovviamente nell'overworld, camminerete ad occhi chiusi, cioè distruggerete tutto, potrete fare i pit alti / alti, livello 70, livello 80 in pochissimi minuti. Già un po' più avanti forse dovrete ottimizzare la build, quindi trovare i Great Affix perfetti per andare già nei pit 90 e 100, però questa è probabilmente l'unica build dello Spiritborn, chiamato anche Spiritista, che vi permette di fare tutto questo. Quindi a me non mi resta che augurarvi buona visione, mettetevi comodi e ci vediamo tra poco. Dopo aver visionato le potenzialità di questo Spiritista, come sempre andiamo a vederci le caratteristiche principali, andiamo a controllare poi, andremo a controllare gli item, la sala degli spiriti, le abilità, i mercenari e i poteri dei boss. Quindi per cominciare andiamo a vederci subito le caratteristiche principali. Il nostro Spiritborn lavora molto sulla destrezza, anzi lavora solamente sulla destrezza, quindi dovete avere la destrezza più alta possibile, che aumenterà i nostri danni e aumenterà la nostra probabilità di schivata, che andrà in addizione, o schiveremo e in più avremo anche la probabilità di parata con il bastone, che poi andremo a vedere. Per quanto riguarda le resistenze, come potete vedere su questo personaggio non sono tutte cappate. Considerate voi che ho anche i gioielli, i diamanti al massimo, quelli da 100.000, 12% per ognuno, e non siamo comunque sia riusciti ad arrivare al massimo. Ma come avete visto dal video poco fa, non abbiamo grandi problemi per andare a terra, insomma, perché lavoriamo molto su barriere, su schivate, su parate, quindi il danno ne prende veramente poco. Non preoccupatevi se questa statistica è a questo livello, seguendo questa build precisa. Ovviamente dovete cominciarvi a preoccupare se queste statistiche le vedete al 10, al 20%, o ho visto alcuni che stanno addirittura a meno 10, lì può essere un problema, ecco. Per quanto riguarda l'offesa, noi andiamo a lavorare sui danni critici e probabilità di colpo critico. Quindi la probabilità di colpo critico deve essere il più alta possibile. Ora noi abbiamo un 52.7% che può essere tranquillamente aumentato con le rifiniture. Stessa storia vale anche per i danni critici. Siamo a 7.54, 7.55 TE. Considerate che anche questi possono essere potenziati con le rifiniture se siete stati più fortunati di me. Cosa molto semplice da fare questa. Per quanto riguarda i danni da sopraffazione, nel senso che facciamo ogni tanto danni da sopraffazione, ma non troppi, quindi non vi state a preoccupare di questa statistica, almeno per lo Spiritborn. Tutti i danni siamo a 534%, gli altri danni che dovete andare a visionare su questi qui, danni da fuoco, fulmine, freddo, veleno e ombra, tenetevi un po' più alti sui danni da fulmine, che andranno a proccare anche con la raffica di penne. I danni da elite 125.5%, questo come vi dico sempre è una statistica che vale all'unanimità per tutti i personaggi che andiamo a fare. Per quanto riguarda invece la difesa, abbiamo una capacità pozioni di 10 come tutti quanti, la vita massima siamo quasi a 10.000, anche questa può essere incrementata a dipesa dei vostri Great Affix e delle vostre rifiniture, quindi questo valore qui sarà differente per tutti quanti. Cosa importante da guardare qui, la probabilità di parata. Abbiamo un 55% di probabilità di parata che andrà a ridurre i nostri danni del 33%, che andranno ad addizionarsi alla riduzione di tutti i danni che noi abbiamo del 21.5%, e in più la riduzione danni con la nostra barriera, quella che vi dicevo poco fa. Difatti abbiamo un 44% di barriera, che è abbastanza alto. Per le altre statistiche non vi state troppo a preoccupare, tipo di veemenza massima, perché tanto noi la veemenza non la andiamo ad utilizzare in realtà, perché è infinita. La andiamo ad utilizzare solamente quando va a proccare con questo qui, con Au e Quax, ma ve ne parlerò dopo. Ora, passando direttamente agli item, il primo item che dobbiamo andare a visionare è un elmo ancestrale unico, Manto della Fedeltà.
Ora fate attenzione a Manto della Fedeltà, perché noi abbiamo 4 statistiche qui come potete vedere, ma una è totalmente inutile perché non la andiamo ad utilizzare, ed è la statistica velocità, che è una passiva. Questa, anche se la trovate a 3D4, fregatevene perché non vi serve. Se lo trovate col Great Affix su velocità, cambiatelo, continuate a cercarlo perché è inutile. La cosa migliore sarebbe da trovare il Great Affix su danni ridotti, almeno quello là deve avere il Great Affix. Se proprio siete fortunati, danni ridotti e tutte le caratteristiche. Il potenziamento quindi dovrà essere messo su danni ridotti. Meglio ancora se riuscite a mettergli un doppio potenziamento o addirittura un triplo potenziamento sarebbe il top. Vi ricordo che per vedere i potenziamenti ora noi abbiamo trovato un solo potenziamento, infatti è blu, al secondo potenziamento arriverà giallo e al terzo potenziamento diventerà arancione. Per le altre statistiche fregatevene di questo casco, il costo in veemenza dell'abilità di spirito eccetera, quelle possono essere come volete, non è un problema. L'importante, come vi ho detto, i due Great Affix, danni ridotti, soprattutto quello deve essere il principale, e l'altro tutte le caratteristiche. Per quanto riguarda il torso dovete avere sudario della falsa morte. Per quanto riguarda il sudario della falsa morte dovreste avere triplo potenziamento su vita massima. Ora a me è uscito doppio potenziamento su vita massima, ma andiamo a togliere questo piccolo sbilanciamento grazie a tutte le caratteristiche stellato che ci fa aumentare la vita. Se potete, quindi voi il Great Affix prendetelo direttamente su vita massima e cercate di mettergli il triplo potenziamento su vita massima. Passando poi ai guanti, i guanti questi devono essere così, destrezza, probabilità di colpo fortunato e soprattutto raffica di penne. Mi raccomando, potete andare a decidere di non mettere una probabilità di colpo fortunato, ma ve lo sconsiglio, sinceramente ve lo sconsiglio, perché questa build gira parecchio anche sul colpo fortunato con i cerchi mistici che andremo a vedere e vi spiegherò. Quindi se potete mettete destrezza, probabilità di colpo fortunato e raffica di penne. E meglio ancora sarebbe il Great Affix sia su probabilità di colpo fortunato, ma soprattutto Great Affix su raffica di penne, che è l'abilità che noi andremo ad utilizzare sempre. Come vedete qui, primaria, base, aquila e giaguaro, abbiamo tutte le stat su raffica di penne. Per quanto riguarda le sempre, dobbiamo andare a mettere potenza del cerchio mistico, come vi stavo dicendo poc'anzi, e dimensione di vortice, anche questo molto importante perché più grande è il vortice e più mob intorno riusciremo ad fare entrare all'interno del nostro vortice e quindi fargli molti più danni. Quindi queste due devono essere per forza così, non potete cambiarle, la rifinitura deve essere questa, quindi se sbagliate rifinitura cambiate quanto e rifatela. Passando poi alla protezione per le gambe, qui abbiamo destrezza, vita massima e abilità base. Ora a me è uscito il Great Affix su destrezza, sarebbe meglio che vi uscisse Great Affix su abilità base, o meglio ancora destrezza e abilità base, perché noi con l'abilità base la andiamo ad utilizzare sempre anche con raffica di penne, che è sia primaria che abilità base. Per la rifinitura andiamo a fare una generazione barriera e un resiliente. Mi raccomando, questi due anche devono essere così, quindi come detto anche per i guanti, se non la trovate continuate a cercarla, continuate a rirolarla finché non vi esce in questa maniera. Per quanto riguarda invece gli stivali noi abbiamo posizionato una velocità di movimento con Great Affix, vita massima e destrezza. Qui in realtà abbiamo poche decisioni da prendere perché per quanto riguarda gli stivali non abbiamo un grande movimento. Deve essere questo e questo è stop, a meno che non andate a mettere veglia di Ragnarok se avete paura per le vostre resistenze, ma ve lo sconsiglio veglia di Ragnarok, mi raccomando. Quindi mettete questi stivali, meglio ancora se al posto di trovare cariche massime di illusione andate a trovare quando colpisci il tuo tempo di recupero di illusione diminuisce di 1.5 secondi. Per quanto riguarda la rifinitura andiamo a fare una velocità di movimento e una dimensione di vortice. Questo stivale ha deciso di darmi un triplo potenziamento su velocità di movimento. È un fulmine sto Spiritborn, non serve un triplo potenziamento lì. Se potete il triplo potenziamento metteteglielo su destrezza o doppio potenziamento su destrezza e un potenziamento su vita massima. Spostandoci poi sull'amuleto, l'amuleto dobbiamo averlo destrezza massima, armatura totale, e qui fate attenzione perché potete scegliere o fornace, che è una passiva, oppure vi faccio vedere quale altra passiva potete scegliere.
L'altra passiva in questione si chiama Supremazia, quindi potete scegliere di mettere anche questa. Qualsiasi nemico che uccide mentre un'abilità ultra attiva fornisce un accumulo di supremazia, quindi aumentate i vostri danni, parole povere. Quindi potete mettere o quella o Fornace come l'ho messa io. Per quanto riguarda le tempre, andate a posizionare colpo fortunato, come vi ho detto prima sui guanti, quindi dobbiamo avere una buona dose di colpo fortunato, fino al 15% di probabilità di ripristinare il 21.8% della risorsa principale. E voi mi direte perché, tanto tu non la usi, hai detto la risorsa principale. Sì, non la usiamo, ma come vi ho anche detto, con Quax noi quando andiamo a lanciare un'abilità che non sia base o di difesa consumiamo tutta la nostra risorsa principale per aumentare fino al 100% i nostri danni. Quindi questa statistica, la nostra veemenza più è veloce a salire e non incapperemo nel rischio di non avere abbastanza veemenza per far proccare Quax. Ovviamente poi la seconda rifinitura che andremo a posizionare è potenza del cerchio mistico, come i guanti. Mi raccomando, perché questa build gira 70%-80% sui cerchi mistici. L'anello, indovinate un po' quale andiamo a mettere? Anello dei cieli senza stelle. L'anello dei cieli senza stelle noi l'abbiamo messo su doppio potenziamento di velocità d'attacco e un potenziamento di probabilità di colpo critico. Questa è tanta roba perché il cielo senza stelle andiamo ad utilizzare tutti e 4 gli affissi che noi abbiamo, quindi abilità primaria che va a proccare con raffica di penne, andiamo ad utilizzare probabilità di colpo fortunato come vi ho detto prima per i cerchi mistici, andiamo ad utilizzare la probabilità di colpo critico che è molto importante e la velocità d'attacco, anch'essa importantissima. Se non volete avere un po' meno di velocità d'attacco potete mettere doppio potenziamento su probabilità di colpo critico e un potenziamento su velocità d'attacco, questa è a scelta vostra e anche in base un po' alla fortuna che avete e soprattutto a quanto sono fonde le vostre tasche e quante monete avete per fare i reroll, perché ogni reroll costa 5 milioni come ben sapete. L'altro anello invece, fede vabbè avvolgente rimbalzante, questo è un anello ancestrale. Abbiamo una vita massima stellata, velocità d'attacco e danni critici. Qui potete decidere se mettere vita massima o destrezza, ma velocità d'attacco e danni critici dovete averlo per forza, quindi l'unico affix che potrete andare a cambiare è vita massima. Ora io l'ho trovato vita massima stellata e sinceramente era un peccato togliergli vita massima, ma se potete mettete destrezza, velocità d'attacco e danni critici. Qui fate attenzione perché è differente dall'amuleto. Per le rifiniture andiamo a mettere una generazione di risorse, ma poi andiamo a mettere danni da giaguaro, quindi non andiamo a mettere potenza del cerchio mistico come l'abbiamo messo sull'amuleto e come l'abbiamo messo sui guanti, ma gli andremo a mettere danni da giaguaro, mi raccomando. Vabbè, le infusioni poi le avete viste, tanto se le avete perse qualcuno tornate indietro, mettete velocità 0,5 come sempre e copiate le infusioni. Per quanto riguarda l'arma è un'arma a 2 mani, un bastone unico, verga di Chepelé, che insomma conosciutissima da quando è uscito, fu uno spettacolo all'inizio. Purtroppo questo spiritista sta ancora assorbendo il pesante nerf che ha subito alla sua nascita, perché era letteralmente fortissimo, era molto molto forte, purtroppo poi ha subito un nerf, vari nerf e l'hanno un po' ammazzato in realtà, purtroppo, perché è una classe anche questa molto bella e divertente. Non vorrei che fa la fine del druido, che viene un po' accantonato e quindi devi sempre starti ad inventare delle build particolari per cercare di stare, e non ci starai mai, attenzione, al passo dei meta attuali. Comunque sia, verga di Chepeleche, dovete avere il Great Affix su danni critici e probabilità che le abilità di primaria colpiscono 2 volte. Mi raccomando, questi due dovete avere i danni, dovete avere i Great Affix lì. Mi raccomando, su questo non ci piove. Io purtroppo non ho trovato il Great Affix su danni critici e considerate che il boss del covo che ci droppa verga di Chepeleche l'ho fatto una ottantina, novantina di volte di fila e non mi ha dato una Chepeleche giusta. L'unica che è, fra virgolette, migliore mi ha dato questa col Great Affix su probabilità che abilità primaria colpisca 2 volte, che va bene, ma dovete trovare anche il Great Affix sui danni critici. Quindi io che ho fatto per andare a ovviare un po' questo problema ho messo il doppio potenziamento su danni critici
e un potenziamento su probabilità che le abilità di primaria colpiscano 2 volte. Molto importante anche in questa versione sono le sue abilità primarie, ora sono anche abilità di base, eccetera. Dovete andare a vedere l'affisso in basso, ora noi abbiamo 0,46 di 50%, se vi esce tipo 0,10%, 0,15, 0,18, anche 0,20, ma me voglio allargare pure 0,30, non utilizzatelo, buttatelo, scrappatelo, vendetelo e cercatene un altro, perché questo è molto importante. Per quanto riguarda le rune, sull'arma andiamo a mettere POC e Xan. Se consumi il 300% della tua risorsa massima, come avete visto che piano piano vedete stanno tornando le cose della generazione risorse, eccetera, il tuo attacco successivo fa sì che i tuoi colpi siano sempre colpi critici e infliggano sopraffazione per 0,35 secondi. Per quanto riguarda invece i pantaloni, andiamo a posizionare, come vi ho detto poc'anzi, Hau e Quax. Colpo fortunato fino al 100% di probabilità contro i nemici non in salute, e lanciare un'abilità che non sia base o di difesa consuma tutta la tua risorsa principale sempre, per aumentare i tuoi danni fino al 100% per un secondo. Per quanto riguarda le gemme, qui non vi potete muovere, dovete mettere i smeraldi. 4 smeraldi, 2 in testa e 2 sul torace. Meglio ancora se li mettete come li ho io in testa, questi da 60, quindi quelli da 100.000 frammenti. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, vi servono 400.000 frammenti. Se no, mettete quelli un po' più piccolini da 10.000, va bene comunque, al posto di più 60 destrezza avrete più 40 di destrezza. Andiamo a vederci i poteri dei boss subito. Il potere dei boss, questi sono un po' più particolari in realtà, perché come potere principale lanciare un'abilità base, quindi come vi ho detto raffica di penne è una nostra abilità che è diventata sia primaria che base, lanciare un'abilità base infligge 415.000 danni da scintilla nell'arco di 4 secondi ai nemici che colpisce. Noi andremo a colpire un ampio raggio con la nostra raffica di penne, quindi non c'è problema, utilizzate questa come principale. Per quanto riguarda invece i modificatori andiamo ad utilizzare raggi oculari di Belial. Attivare un tuo potere dei boss principale fornisce furtività che va a proccare insieme a questo, insieme al nostro sudario della falsa morte. Danni dall'attacco successivo all'entrata in furtività, quindi questo va in addizione con questo, molto importante. L'altro modificatore che noi andiamo a mettere, a posizionare, sono fiamme di Sinerat. I danni verso tutti gli elementi aumentano il 5% per ogni 1% di resistenza, eccetera. Vabbè, queste le conoscete. E l'ultimo modificatore, sabotaggio del ricattatore. Ogni volta che ottieni fortificazioni ottieni anche il 30% del valore sotto forma della barriera, come vi dicevo prima. Questo è anche molto importante per la sopravvivenza del nostro Spiritborn. Per quanto riguarda la sala degli spiriti, noi andiamo a posizionare un doppio giaguaro. Potete anche decidere, ma ve lo sconsiglio anche questo, di togliere questo giaguaro, quindi ogni 15 volte lo andate a togliere e andate a mettere gorilla. Ora tutte le tue abilità sono gorilla. Questo vi dà un po' più di difesa, ma sinceramente direi di no, perché già questo Spiritborn non eccelle nei danni, quindi vi dico di mettere giaguaro, doppio giaguaro, quindi primo giaguaro e il secondo giaguaro, la ferocia molto importante che ci aumenta i danni eccetera, aumenta di 2, ogni 2 accumuli di ferocia quando uccidi un nemico o infliggi danni a un boss. Ora andiamo nel succo vero, quindi nelle abilità, nell'albero abilità. Noi iniziamo con, qua anche potete scegliere quello che volete, però vi consiglio di mettere falciata. Mettete falciata e mettete un potenziamento su falciata. E basta. Scendendo per le abilità primarie, ovviamente andiamo a mettere raffica di penne al massimo, 5 di 5, ed arriveremo ad aumentarlo. Mi hanno ridisconnesso perché sto troppo fermo come prima, aspettate un attimo che arrivo. Casualmente questa cosa è successa sia col druido sia con lo Spiritborn. Blizzard, vuoi dirci qualcosa? Non lo so, comunque sia, stavamo dicendo raffica di penne 5 su 5, gli andiamo poi a mettere i contributi oggetti per alzarli, ma considerate che lo potete aumentare ancora di parecchio e potete arrivare anche a 24, 26, anche molto molto di più. Poi gli andiamo a mettere un potenziamento raffica di penne rinforzata e andiamo a mettere poi una raffica di penne vantaggiosa. Raffica di penne lancia 3 piume aggiuntive, mi raccomando, infligge il 10% di danni aggiuntivi per ogni nemico
per ogni colpo a ogni nemico. Da qui poi ci spostiamo a destra per le passive. La prima passiva che andiamo a posizionare è vigorosità. Questa andiamo a mettere un punto solamente perché tanto tutto il resto lo prendiamo con i nostri item. In realtà questo qua lo andiamo a posizionare semplicemente per andarci a sbloccare sforzo bilanciato. Sforzo bilanciato va messo 3 su 3, col contributo oggetto arriviamo 4 su 3. Tutti questi contributi oggetti che vedete di più 1 sono dovuti al fatto che noi indossiamo Sudario della Falsa Morte. Sudario della Falsa Morte, come vedete scritto sotto al 2,24 di armatura c'è scritto tutte le passive più 1, quindi le andiamo a prendere da lì. Torniamo al nostro albero abilità e per quanto riguarda no, perché al di sotto abbiamo compimento, sempre nell'abilità primaria, al di sotto abbiamo compimento va messo 3 su 3. Le tue abilità base infliggono 8% di danni aggiuntivi, il bonus raddoppia il 16% al terzo lancio. Anche questo volendo, al posto di fornace dell'amuleto, se vi esce compimento, mettete compimento. Meglio ancora se sull'amuleto avete sia fornace che compimento, sarebbe il top. Scendendo poi nelle abilità concentrazione, andiamo a metterci vortice, che è molto importante, che come avete potuto vedere ci lavoriamo molto col vortice per raggruppare tutti i mob nel nostro cerchio mistico e fargli più danni. Qui un punto solamente e lo andiamo a potenziare con vortice rinforzato. E da qui stop e ci spostiamo sulle passive. Quindi a sinistra e in basso del nostro vortice andiamo a sbloccare punto focale, 3 di 3, quindi andiamo a mettere 3 punti su 3. Poi andiamo a posizionare apice sempre 3 di 3, lo andiamo a potenziare al massimo, ed anche diminuzione andiamo a metterli 3 punti su 3. Spostandoci poi verso destra andiamo a mettere miraggio, un punto solamente, che ci permette di andare a sbloccare potere smisurato, infliggi il 16% di danni aggiuntivi quando sei refrenabile o inarrestabile. Questo lo andiamo a mettere al massimo 3 su 3. E anche per le abilità concentrazione è stop. Scendiamo giù e andiamo nelle abilità di difesa. Per le abilità di difesa andiamo a mettere subito pelliccia corazzata, questa è un'abilità gorilla, la andiamo a potenziare con pelliccia corazzata rinforzata e poi la andiamo a potenziare con pelliccia corazzata rafforzata. Questa qua gli andiamo a mettere un punto solamente. L'altro che è molto importante andiamo a mettere contrattacco. Contrattacco lo mettiamo un punto solamente, quindi 1 di 5, lo andiamo a potenziare con miglioramento del contrattacco e lo andiamo a potenziare con contrattacco rafforzata. Sempre sulle abilità di difesa andiamo a posizionare anche flagello, questo è quello che li farà avvelenare ma soprattutto impaurire, quindi gli andiamo a mettere un punto anche qui, lo andiamo a potenziare con flagello rinforzato e da flagello rinforzato lo andiamo a potenziare con flagello rafforzato. Questi giochi di parole italiani un po' mi cominciano a scocciare sui giochi in realtà, però va bene. Ora andiamo a controllarci le passive, sempre sulle abilità difesa, quindi la prima passiva andiamo verso l'alto e andiamo a sbloccare un punto su vigore. Dal punto di vigore, quindi un punto solamente, ci spostiamo verso sinistra e andiamo a mettere un punto su perseveranza. E per questo slot è tutto. Poi ci spostiamo verso destra e andiamo a mettere un punto su guardia paziente e andiamo a mettere 3 punti, quindi il massimo 3 su 3, su favorevole, accumuli il 4% della tua vita massima sotto forma di barriera ogni secondo, quello che vi dicevo prima per la nostra, per mantenerci in vita molto di più e molto meglio. E per quanto riguarda anche le abilità di difesa abbiamo terminato. Ci spostiamo al di sotto e andiamo sulle abilità di potenza. Le abilità di potenza in realtà andiamo a mettere solamente passive. La prima passiva che andiamo a mettere, e questa la andiamo a mettere al massimo, è resiliente, quindi 3 su 3 e poi con tutti i contributi oggetto del caso. Da qui poi ci andiamo a spostare al di sotto e fate attenzione, questa passiva che trovate qui è tra artiglio sfrenato e tocco della morte. Troverete la passiva che ci interessa potente. Colpire nemici con abilità giaguaro aumenta dello 0,4% i danni che subiscono fino a un massimo del 40%. Questa deve essere messa al massimo. Idem con patate per fornace. Anche fornace, quella che vi ho detto prima, la andiamo a mettere al massimo. Le abilità di giaguaro infliggono il 3,5% di danni critici aggiuntivi per ogni accumulo di ferocia.
E anche per quanto riguarda le potenze è tutto. Ora ci andiamo a spostare nello slot delle ultra. La nostra ultra che andremo ad utilizzare sempre e quasi a spammarla perché ci si ricaricherà istantaneamente mentre combattiamo e lanciamo la nostra abilità primaria è cacciatore. Cacciatore l'andiamo a mettere a 5 gradi su 5, l'andiamo a potenziare con cacciatore armonioso e da cacciatore armonioso andiamo a mettere cacciatore eccelso. Per quanto riguarda le passive, e questa è una di quelle che vi dicevo prima, andiamo a mettere un punto solamente su risoluzione che ci andrà a sbloccare armonia spirituale. L'armonia spirituale la andiamo a mettere 3 punti su 3, mi raccomando. Stessa storia anche per supremazia, quella che vi dicevo per l'amuleto, volendo, andate a mettere 3 punti su 3 anche su supremazia. Mentre per quanto riguarda iniziativa gli andiamo a mettere un punto solamente. E per quanto riguarda lo slot ultra abbiamo terminato, ci spostiamo poi sull'ultimo punto da mettere che sono le passive chiavi. La passiva chiave che andiamo a posizionare è il ritmo del prodigio. Ritmo del prodigio, ogni terzo lancio consecutivo della stessa abilità base, perché noi andremo a lanciarla sempre, aumenta il grado di tutte le abilità acquistate di 4 per 5 secondi, tanta roba. E ogni terzo lancio consecutivo della stessa abilità primaria o di potenza riduce i tempi di recupero attivi delle tue abilità del 10%, come vi dicevo per l'ultra. Ora, questo qua, come sempre vi dico, se dovete ricopiarlo mettete velocità 0,5 e la controllate per bene. Ci spostiamo sull'eccellenza, questa è una cosa molto importante, quindi fate attenzione. Andiamo subito sullo slot di apertura. Per quanto riguarda l'inizio dell'eccellenza, andiamo a posizionargli il glifo cacciatore di teste, ormai è una sentenza, cacciatore di teste va messo a tutte le build. Cacciatore di teste lo andiamo a mettere all'apertura del Paragon. Ora ve lo lascio un momento qui così potete vederla. Spostandoci poi al di sopra dobbiamo andare a prendere il Paragon chiamato Scudo Viscoso. Scudo Viscoso chiede come glifo Astuzia. Per ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata infliggi il 9,3% di danni non fisici aggiuntivi. Quindi, vi ripeto, andate a mettere Scudo Viscoso e il glifo andate a posizionare Astuzia. Ora ve lo lascio anche questo così potete vederlo, copiarlo e screenarlo. Ok, perfetto, ora ci spostiamo verso sinistra e verso sinistra noi andiamo a prendere il nodo leggendario chiamato Sfiancamento. Sfiancamento chiede come glifo rituale. Per ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata ottieni in percentuale potenza aggiuntiva del cerchio mistico, questo è molto importante, e quando avrete altri punti esperienza, insomma, da poter mettere, andateli a mettere i punti intelligenza direttamente qui. Quindi andatela a riempire qui con l'intelligenza perché il cerchio mistico è molto importante. Ve lo lascio un momento così. Ora, tornando al secondo Paragon e spostandoci verso destra, andiamo a controllare il nostro terzo Paragon ufficiale che si chiama Convergenza. Convergenza chiede come castone del glifo, quindi glifo incastonato, chiede artiglio. Per ogni 5 punti di destrezza acquistati a portata infliggi il 9,3% di danni aggiuntivi con le abilità Aquila. Le abilità Aquila, tanto noi abbiamo anche abilità Aquila perché le nostre abilità sono diventate anche Aquila. Ve lo lascio anche questo un momento così. Ultimo glifo che andiamo a sbloccare poi si chiama Rivelazione. Ultimo Paragon, scusate, non glifo. Ultimo Paragon si chiama Rivelazione e chiede come glifo Detonazione. Per ogni 5 punti intelligenza acquistati a portata infliggi il 9,3% di danni da fulmine aggiuntivo. Non è tanto questo l'importante di questo glifo, fate attenzione. La cosa importante di questo glifo è il bonus aggiuntivo. Infliggi il 12% di danni da fulmine aggiuntivi a nemici in salute e feriti, che si va a moltiplicare insieme a tutti i danni da fulmine che abbiamo sopra, come vedete 9.3, 5.4, eccetera. Ve lo lascio anche questo così un momento. Ora, per quanto riguarda i mercenari andiamo a mettere stranamente Subo lo andiamo a posizionare con cercatore e andiamo a mettere potenziamento Molotov. Da Molotov ci spostiamo a sinistra e farà terra bruciata. Con terra bruciata andremo a fare colpo accurato
e da colpo accurato andremo a posizionare imboscata. Per quanto riguarda, fatemi vedere un attimo il rapporto, vabbè un punto solo, ok. Per quanto riguarda invece il rinforzo, andiamo a prendere Alkin, che in questi 2 giorni questo piccolo ragazzino, un po' demonio, lo stiamo prendendo parecchie volte. Detta così sembra anche brutta, però fate attenzione, mi dissocio da tutto quello che potete aver capito male, mi raccomando. Quindi come rinforzo abbiamo attivo Alkin, che ci dà campo dell'angoscia, quindi noi andiamo a posizionarli campo dell'angoscia quando noi utilizziamo raffica di penne, perché noi raffica di penne la andiamo ad utilizzare frequentemente, anzi sempre. Ora, un'altra cosa che voglio farvi vedere, amici spiritisti, perché mi sento in dovere di farvelo vedere, perché questa è una build, comunque sia, non è una build meta, non è che la build è che non va bene, è proprio il personaggio che in questa stagione non è proprio al top, quindi io se posso darvi un consiglio per chi volesse fare lo spiritista, vi consiglio di attendere, magari attendete la prossima stagione che magari verrà potenziato o altro, invece per chi ce l'ha tenete duro raga, siete fortissimi e complimenti per la scelta perché io amo lo spiritista, mi piace tantissimo anche lui, la mia build principale e preferita come ho già detto rimane il rogue, ma anche questa build è molto bella, purtroppo ha subito dei nerf così tanto potenti che sinceramente non vedo una via d'uscita molto a breve termine per questo personaggio, quindi se potete e volete divertirvi ancora di più, essere più veloci o fare altre cose, cambiatelo. Ora, me l'avete chiesto in tanti questa build, io ve l'ho portata, questa è la build una tra le due forse, ma ce n'è un'altra. Considerate che all'inizio era partita quella per lo speed farming con, ora vi faccio vedere, con Aculeo Fulminante, però poi si è rivelata che al mondo 4 non c'era trippa per gatti, quindi è scesa di categoria ed è rimasta giusto questa e ogni tanto vedi qualcuno che cammina con Pungiglione, però anche Pungiglione dopo il nerf del veleno, dopo il nerf del volto di Andariel e altro non gira più bene. L'unica cosa che riusciamo a farla girare questa build, come avete visto nel video di inizio, sono con i cerchi mistici, però considerate che rimane, io non la metterei nei gradi S sinceramente questa build, sarebbe su un grado A+. Poi attenzione, se la portate tutto al massimo con i Paragon al 100, tutto a livello massimo, riuscite a fare anche dei pit livello 100, 110, arrivate a 15 minuti proprio pelo, ma ce la fate, ma tutto potenziato veramente alla perfezione. Comunque sia, la cosa che vi volevo far vedere, che non vi faccio vedere quasi mai, soprattutto per lo spiritista ci tengo a farvela vedere perché magari vi può aiutare quel pizzico in più, sono gli incensi e l'elisir. Per quanto riguarda l'incenso, noi andiamo a prendere, scusatemi, per quanto riguarda l'elisir, noi gli andiamo a dare un elisir della precisione, livello 2, mi raccomando. Aumentiamo la probabilità di critico al 6% e i danni critici del 35%. Per quanto riguarda invece gli incensi, se seguite, attenzione, questa build qui, gli andate a mettere spezie lenitive, che aumentiamo la resistenza a tutti gli elementi del 10% e vabbè, la resistenza massima del 2%, quella poco male, e aumenta anche l'armatura di 150 per tutti i giocatori vicini. Ora vabbè, noi l'armatura ce l'abbiamo cappata perché Blizzard, ti tengo d'occhio, mi ha dato doppio potenziamento su armatura totale 118,5%, cioè è una cosa, guarda, se la cercavo non sarebbe mai uscita una cosa del genere. Comunque sia, gli andate a mettere spezie lenitive, vi andate a prendere quando uscite spezie lenitive, andate a prendere ronzio di dama rossa che aumenta la vostra vita massima di 7,50. Se avete problemi con l'armatura potete prendere un'altra, ma non avrete problemi con l'armatura, quindi prendete ronzio di dama rossa. E per quanto riguarda l'ultimo incenso, andiamo a dargli, aumenta la destrezza di 100 per tutti i giocatori vicini, gli andiamo a dare supremazia della regina. Ora io, prima di chiudere questo video, vi faccio vedere un po' come funziona il giro. Come ogni video vi faccio vedere come funziona il giro che dovreste fare per fare abbastanza più danni. Comunque sia, è abbastanza semplice, perché voi quando arrivate dai mob, quando li vedete davanti a voi, attivate subito il vortice quasi sicuramente vi attiva il cerchio mistico, e da lì cominciate con raffica di penne, lanciate
cacciatore, quindi l'ultra, e da qui andiamo con contrattacco. Nel frattempo ci si è ricaricato cacciatore, andiamo a premere flagello più pelliccia corazzata e continuiamo con cacciatore, spammando sempre raffica di penne, ma adesso ve lo faccio vedere, quindi mi preparo e ci vediamo tra poco per l'uscita. Ok, eccoci qui, è partita appena la marea infernale. Perché? Raga, beh, questa non ve la taglio. Questa non ve la... Questa non ve la taglio, raga, perché ve la potrei tagliare, perché giustamente anche ve la potrei... Però non ve la taglio perché... perché è comica la cosa. Ho atteso 4 minuti che partisse la marea, perché mentre ho premuto pausa per andarmi a mettere cuffie, eccetera, era finita la marea, quindi ho dovuto attendere. Mi ero preparato subito un inizio super figo e niente, si è avverato quello che vi dicevo prima: se non combattete, la prima cosa che prendete, morite subito, e eccolo qua in diretta. Comunque sia, ora ci siamo, partiamo e andiamo subito a spaccare quasi tutte cose. Ora, da qui, eccoci qui, quindi vedete, qua c'è, ok, stanno combattendo, voi attivate subito, vedete, eccolo qui, voi attivate subito vortice e da qui cominciate a spammare il resto, cioè nell'overworld eccetera fate i buchi, perché ovviamente tutti nell'overworld fanno i buchi, ma nella marea è abbastanza forte. Ora vedete abbiamo un po' di cooldown perché sono morti troppo presto, ma noi basta che premiamo questo pulsante e noi basta che insomma spammiamo raffica di penne e riparte tutto. Quindi noi che cosa facciamo? Ora ve lo faccio vedere più lentamente. Partiamo con vortice, quindi li raggruppiamo tutti, utilizziamo l'ultra e poi andiamo ad utilizzare contrattacco. E da qua cominciamo a partire a combattere. Come vedete sono morti tutti. Il cerchio mistico che vi dicevo, eccoli qua, ora ve li faccio ripartire questi cerchi mistici, aspetta togliamo questi, vedete, eccoli qua i due cerchi mistici, uno è il cerchio mistico del giaguaro e uno è il cerchio mistico del gorilla. Questi due cerchi mistici li andiamo a fare con l'infusione, una sul pantalone, colpo fortunato di creare un cerchio mistico, questo qua è del gorilla, e l'altro lo andiamo a fare con il colpo fortunato, con l'infusione lanciare un'abilità giaguaro all'interno dei cerchi mistici ci potenzia. E questo qua la troviamo sull'amuleto. Quindi, ora vi ho fatto vedere un attimino che sì, cioè è forte perché la build è abbastanza forte. Ora qua c'è un druido, ci spostiamo di qua, eccoli qua, noi li raggruppiamo, utilizziamo come al solito ultra, raffica di penne e avete pulito tutto. Avete fatto. Questo anche per i pit, verso il 70, 60, 70 i pit così li fate molto molto velocemente, cioè ci mancherebbe. Il problema comincia a nascere quando i pit sono un po' più alti e ci mettete un po' di più, cioè voi li raggruppate, eccolo qua, ultra, boom boom boom, morti tutti, direttamente, e proseguite. È anche abbastanza veloce per farmare, se volete stare nell'overworld ci farmate benissimo. Io a te non te raccolgo perché se no mi fai partire per l'ennesima volta la stessa la stessa missione. Vediamo lui che cosa ci dà. Ci dai un bel goblin con l'uber dentro? Assolutamente no. Per gli elite uguale, cioè vanno giù istantaneamente, non è quello il problema, però come vi ho detto non è una build che personalmente metterei in grado S, ecco. Poi, come vi ho sempre detto, chi se ne frega dei gradi S, dei gradi A, eccetera, l'importante è che vi divertite. Ma soprattutto spero che avrete trovato utile questa build, questo tutorial, quindi signori, io come al solito vi saluto, vi mando un ringraziamento grandissimo, ci vediamo nella prossima puntata e mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e condividete. Ciao ragazzi!